Ok, abbassa un pochettino, Ah sì. Elena, abbiamo iniziato. Benvenuti, ciao Elena. Siamo qua per Ciao, ciao, Laura. ciao. Laura oggi c'è, non c'è, non è che non c'è. C'è, Devo fare oggi questa c'è. battuta sempre, se no non sono contento. Laura ci ha raccontato i suoi punti, ti accompagno a connetterti a lei Mhm. più in profondità contando da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo e è lei e si gira dall'altra parte e mi indica così con la mano, così con il dito, mi indica una scena che è dietro di lei e in Mhm. questa scena vedo, vedo un uomo da una... è come se, cioè in quel momento lì c'era stato un terremoto, ok, poco prima. E ci sono i due lembi della terra divisi, no? Proprio con una crepa in mezzo. E dall'altra parte c'è un uomo su un cavallo, lei da questa parte. E la cosa strana che vedo in mezzo è come se ci fosse ehm, oltre ad esserci la crepa nel terreno, diciamo nell'aria, ok? C'è tipo una crepa nell'aria. Si vede vedo tipo una linea grigia. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì. Cos'è questa crepa grigia, linea grigia nell'aria? Allora, in quella vita lì, ok, a causa di questo terremoto, diciamo, lì è, diciamo, il succo è come se questa immagine rappresentasse quello che è successo. Quindi, a causa di questo terremoto, lei e questo cavaliere si sono dovuti separare, dividere, ok? Quindi le loro vite si sono dovute separare e lei è dovuta andare da una parte e lui dall'altra e questa crepa in mezzo all'aria indica come se fosse un fotogramma statico dove lei torna sempre. Mm, Ok, in molte vite dopo quella, non in tutte, ma ci sono state dopo quella vita lì altre 10 vite, tra cui quella di adesso, dove come se lei ripetesse quel fotogramma, ma di lì non riesce a uscire. ok. L'uomo è qualcuno della sua virtuale vita, di Laura? Mm, no, però l'energia maschile viene ripetuta anche nelle donne della sua vita, ok? Quindi l'energia di separazione, di rottura, di frattura, che è quella, diciamo, più maschile, no? Della guerra, della- dell'azione, questa cosa qua, ok? Mhm, mhm. Eh, viene ripetuta nelle persone che la circondano e nella sua vita, quindi è quell'energia lì che si presenta. È come se lei non riuscisse a trovare il passaggio successivo a questa immagine, a questa fotografia, ok? Mhm. Quindi tutte le volte che fa un'azione, riprende l'azione, arriva fin lì, poi c'è la frattura, ok, riprovo e torna indietro In tutte le e la vite. rifare. Sì. La frattura c'è in tutte le vite. No, c'è stata in 10 vite dopo quella.
Ok. In alcune vite no. Questa c'è? Sì. Dove? In quale evento? O in quale contesto? Familiare, lavorativo? Allora, familiare sicuro, e poi lo vedo anche nel contesto, no, lavorativo no, lo vedo nel contesto delle amicizie. Mm. Lo vedo anche nel contesto di immobili, può essere. Immobili. Sì, gli immobili, Sì. tipo Se casa, vuoi studio. scrivermi perché, Laura, scrivimelo qui nella chat attuale, così io lo vedo. Perché fai sì con la testa? Perché non abbiamo parlato di immobili nei tuoi No, punti. Ok. Quindi famiglia. Vabbè, e questo lo sappiamo, adesso lo ah, vediamo. Immobili, immobili. proprietà. Sì, esatto. Quindi vedo anche a volte se devo comprare una macchina o qualcosa, c'è qualcosa che non va. Questa cosa qui. Lavoro. mm, ma il lavoro vedo un po' più no, non è proprio una cosa così, il lavoro è più, ha avuto delle difficoltà oppure dei rallentamenti, nel senso riesce, ma è come se ogni tanto ha uno stallo e poi va su, poi un po' ferma, poi su, ma questo è per le entità mentali. Adesso le vediamo. Va bene, vibrazione di Laura. 7,5 miliardi, Consapevolezza. 115, PSPE. 37 e 63, Vite precedenti. 1816. E percentuale di cervello utilizzata. 9,2. Ok. Entità eteriche, compresi EDL. Allora, c'è un grigio, poi c'è una. Allora, mm, non so come si chiama, è una specie di Stambecco, una via di mezzo tra uno Stambecco, Caprino. ecco, un caprino, eh, e una specie di ragno, cos'è un insettoide, non so se non si fa Vabbè, no, i capire. ragni sono a Sono parte. ragni, ecco, un ragno. Basta? Mhm. Il caprino è sotto o sopra il ragno? No, il caprino è più grande di tutti, più grande. Ok, come si chiama? Desmond, Primo o secondo universo? secondo. Ok, quindi è un demone, se vogliamo. Sì, sì, potrebbe essere, sì. Mhm. E perché il grigio lo annoveri tra le entità quando di solito è da annoverare tra le nullità? Sì, sì. Ah, allora dobbiamo fare. Allora, da oggi facciamo la categoria nullità prima. Esatto. Va bene. Sì, in effetti, cioè, sono proprio piccoli, nel senso, Ma è con gli una altri. razza o è un robot biologico? È un robot biologico questo, vedo proprio la differenza. Mm. Ok, che cosa fa questo grigio? Quali compiti ha? Ehm,
Lo vedo che collabora con un EDL che è collegato a un'entità mentale. La blocca un po', fa un po' quella cosa che ho visto sul lavoro. Non ho capito, scusami. Vedo che quando lei fa un'azione, Mhm. Il soprattutto tantra? mm, in generale, tutte le azioni della sua vita, Mhm. ehm, quando lei inizia un'azione, che è l'inizio, diciamo, no, non nella routine di tutti i giorni, no? Quindi qualcosa che deve iniziare e va avanti e poi ha una fine, quindi un Mhm. progetto o qualsiasi cosa. Mm, parte e poi a un certo punto viene fermata, quindi lei va avanti sempre su quel piano lì, cioè quindi non ho, cioè se una, diciamo, c'è un'azione che inizia, va su, deve andare su, no, per essere terminata e poi si conclude, arriva a un certo punto e questo grigio fa sì che lei rimanga lì. Quindi questa azione la Mhm. protrae nel tempo, è come se non finisse mai, quindi diciamo che non riesce a portare a termine le cose, fa sì che lei si blocchi, gli mette davanti qualcosa che la fa stare statica, ecco. Ok, ci sono delle entità mentali? Sì. Quante? Mm, 3, una di Che livello 2, livello? una di livello 2, una di livello 3, una di livello 5. Ok, partiamo dalla 2. Sono tante 3, non me Mm, l'aspettavo. mm. E neanche così basse. No. 2, 3, ok, ma 5, insomma, già. Mm. Allora, mm, allora, quella di livello 2, mm, allora, manda in Laura questi pensieri, queste idee che fanno sì che lei si senta sempre inadeguata, cioè inadeguata ma quindi allerta che la sua azione possa essere sbagliata e quindi possa aver fatto qualcosa ehm, di dannoso per l'esterno, per sé, per gli altri. Mm. Dannoso c'è fino a un certo punto, però comunque no? Che possa aver eh, agito in maniera negativa per l'esterno. Ecco. Quindi anche l'esempio può essere il pensiero che magari i suoi figli soffrono perché lei ha sbagliato a fare qualcosa, cioè a livello familiare, no? Mm. Non è riuscita a tenere insieme la famiglia, per esempio, un esempio. Oppure, che ne so, nel suo lavoro, quella persona lì poteva stare meglio se io in quel momento avessi fatto mm, quella cosa lì invece che l'altra, ok? Ah. Quindi è proprio come se a posteriori, però, le mettesse il dubbio che le sue azioni non sono quelle giuste. Mm, ok. Ok, la livello 3. Allora, quella di livello 3, eh, mm, allora, aspetta perché. Ok, quella di livello 3 collabora con 2DL e collabora con il ragno. Allora, fanno sì che le fanno queste abduzioni, queste abduction, ok? Dove allora, il ragno fa le abduction, ok? Gli infilano questa cosa, mentre lei lo descriveva proprio, io vedevo proprio che è come se, cioè, come se tagliassero con un bisturi
ok, Mm, infilano tipo un ago, mm, come se fosse un ago, ma è un ricettore di onde e di energia, mhm. ok, e fanno partire un circuito dove passa la sua energia, le informazioni, ok, e poi si stoppa a un certo punto. Quindi come se proprio cioè gliela ciucciano lì l'energia e le informazioni, però la fanno passare in un circuito dove decodificano queste vibrazioni. E l'entità di livello 3 ehm, con questa cosa qua, ti descrivo il meccanismo perché non riesco a capire. Ah, ok, sì, sì, adesso ho visto. Quando fanno questa cosa, è come se poi, dopo questa abduction, per qualche giorno, c'è un circuito, non riesco a capire però, aspetta, devo capire meglio. Perché io vedo che è come se dopo c'è un circuito dove mandano delle informazioni, degli impulsi al cervello e quindi lei poi dopo si sente, vedo che si sente confusa, come se non le fosse più chiaro in che direzione andare, tutti i pensieri sono mischiati. C'è un impianto mentale Sì, per questa funzione? l'impia- sì, l'impianto mentale è tipo una sfera al centro. È una sfera di elettricità, dico io, no? Vedo proprio Mm, come mm, delle mm. scossesse al centro Ma questa è del collegata cervello. all'entità 3. Sì, 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 Ok. l'entità 3. Entità 5. L'entità 5 è quella che le fa tutta la parte fisica sessuale ed è collegata anche questa a un EDL che va e viene fuori ed è collegata al caprino. Qui invece la cosa è un po' più, è sempre simile, il meccanismo è lo stesso, però qua è a livello sessuale, no? Dell'apparato sessuale. Gli fanno le abduction e viene proprio come se venisse ciucciata, vedo, l'energia sessuale. Provano a mh, riprodurre l'energia sessuale, ok? Mhm. Il fatto lei faccia un lavoro su questa energia sessuale femminile è come se avesse potenziato questa entità, come se queste due entità, da quando lei fa quel lavoro lì, sono molto più attive e molto più forti perché eh, ehm, non so come spiegarti. Mm, Nonostante lei la aumenti e la sua vibrazione si alzi mentre fa il lavoro, mentre lei lavora, ok? Mhm, Però mhm. durante la notte, quando gli fanno queste abduction dove prendono la sua energia sessuale, ok? Eh, queste vibrazioni è come se fosse più consistente e quindi loro prendendola diventano più consistenti. Ok, Ok, se la sua PDS si accorgesse e li stoppasse lì, loro perderebbero forza, invece no, no? Quindi sono riusciti a aumentare la loro forza. vabbè. Chiaro, un impianto diverso dal solito, ma abbastanza evidente. Mm. Brevemente, ha incontrato già la sorella maggiore in altre vite e, in ogni caso, causa esoterica del distacco con la sorella che non è tanto più grande di lei, ma che ha interiorizzato la gelosia per il figlio più piccolo, il fratello più piccolo,
e l'ha resa costante ancora fino ad oggi, che ormai sono adulte, che ormai le cose sono cambiate, hanno la loro vita, eccetera. Allora, la causa esoterica è che Laura ha scelto di fare l'esperienza, in qualche maniera di sperimentare la solitudine rispetto agli affetti in generale, no? In questa vita per arrivare al più possibile alla consapevolezza che lei può tutto per se stessa, può creare la sua realtà e stare bene con se stessa. Questo, diciamo che il senso dell'esperienza non è rimanere da soli, ma arrivare Mm. alla consapevolezza, ok? Che, come dicevamo prima, che sono dei ruoli, noi in questa Matrix giochiamo dei ruoli, ok? Quindi se lo facciamo in maniera neutra, eh, non ci facciamo interferire dal comportamento altrui, ok? E, è probabile, la possibilità che vedo è che se lei l'avesse preso in maniera neutra, tutto questo, fuori ci sarebbe stata la possibilità che le persone si fossero comportate diversamente, perché è come se ci fosse un gancio, no? Quindi io ti attacco, tu te la prendi, quindi più tu te la prendi, più ti attacco, no? È come il puzzle. Se c'è un pezzo che fa così e dall'altra parte c'è il pezzo che lo accoglie, rimane sempre così. Se invece c'è un pezzo che fa così, ma di qua c'è il pezzo dritto, non viene accolto e quindi questo va da un'altra parte. Devono cambiare strategia. Ma Sì. la questione è la stessa circa la sua di famiglia che in pochi anni, per vari motivi, con figli, mariti, eccetera, si è disgregata? Sì, 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 sì. Eh, Quindi le entità eh, vogliono vedere quanto lei se la prende, sì, sostanzialmente. sì, sì, esatto, è proprio un lavoro esatto a livello proprio emotivo, no? Sulla vibrazione delle emozioni. Mm. Mm, 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 mm. Ok, ma c'è una vita passata che, o una o due che possiamo vedere? Sono già state in altre vite le due sorelle, tornando alle sorelle ovviamente. Allora, ce n'è una. Ehm, sono state colleghe. Sono state colleghe e erano insegnanti, vedo, sai, tipo fine 800, primi del Novecento, in queste scuole elementari, no? Mhm. E loro erano insegnanti in queste scuole. Sono arrivate vedo che in quel momento lì però, anzi, c'era molta affinità tra loro, nel senso sono arrivate prima una, poi l'altra, ognuno lavorava per sé e poi c'è stato un momento dove c'è stata la necessità di collaborare per, diciamo, risollevare l'equilibrio di questa scuola che era un po' tutto un casino, un caos così, e è stato dato a loro il compito, tra virgolette, perché mh, non era più possibile gestire nulla e loro sono riusciti a collaborare in maniera molto ehm, affiatata, ok? E sono riuscite poi a lavorare bene e la scuola è riuscita a tornare a un certo ordine fuori da questo caos. Quindi è praticamente l'opposto. Un'altra ancora? Erano padre e figlia, lei era Va il bene, padre. chiamiamola la Mhm. sorella, no, scusami se ti interrompo, chiamiamola la sorella, i figli, il marito e tutti quelli che vogliono viventi e li mettiamo nel cinema invitati, se vogliono ovviamente venire. Mhm. Dimmi chi si presenta nel cinema. Il cinema è il posto in cui si assiste a questa sessione da viventi,
con risultati insperati, inattesi, non garantiti, in quanto tutte le persone viventi possono vedersi video, fare il loro percorso, capirle queste cose, accettarle oppure no. In eterico li invitiamo, a volte vengono, a volte no. A volte dopo essere venuti nella realtà esprimono un particolare interesse verso le sessioni che non hanno mai avuto, a volte no. Insomma, dipende. Dipendiamo dal mentale delle singole persone, quindi. Mhm. Allora, in prima fila vedo i due figli, poi dietro c'è la sorella con le due nipoti di fianco alla sorella e dietro il papà dei suoi figli. Mhm. Mhm. Basta. Ok. Causa esoterica del dolore improvviso che durante un rapporto sessuale ha, indipendentemente dal partner o dalla qualità della storia, avuto sempre. Sì, Sopraggiunge dopo un po', non subito, anche dopo anni, ma sopraggiunge. sì, è proprio allora, l'entità di livello 5 insieme al caprino hanno proprio questa Premiata modalità. ditta. Sì, è come se volessero che lei a un certo punto pensasse, vogliono complicargli la storia d'amore, diciamo, no? Con il partner. Allora, se va troppo bene, se va bene, dopo qualche anno mettono questa cosa in mezzo e poi iniziano da lì a interferire da quel punto di vista. Mhm. Quindi vedo che allora c'è un impianto fisso lì, no? Gli hanno messo un impianto fisso quando fanno le abduction, lo usano per prendere la sua energia sessuale e così. Dopo un po' mettono un altro, come se lo potenziassero, quindi da piatto diventa quasi tridimensionale, Mhm. ok? E quella cosa lì fa sì che quando lei ha un rapporto le venga dolore. Causa esoterica invece del dolore alla schiena, lato destro. E invece le abduction che gli fanno l'entità di livello 3 insieme al ragno, quando è proprio il punto dove viene fatta l'incisione e dove gli viene infilato quel lago sonda. Mhm. Causa esoterica degli incubi che hanno come tema, in generale, e quelli che hanno come tema il pericolo di vita, la morte imminente. Allora, in quel caso lì, s quando le è capitato, è la PS che, reagisce. Allora, il dolore che lei sente alla schiena, ce l'ha quando si rende conto che le stanno facendo un abduction, no, quindi è una reazione. Lei ha questi incubi, si ricorda un po' il suo pericolo di vita, okay? Mhm. La PS quindi si accorge dell'abduction, le fa ricordare la cosa e poi quando si sveglia la PS cerca di reagire a quel punto dove c'è stata l'incisione, Mhm. ok? E da dove poi partono tutte le informazioni che l'entità mentale di livello 3 fa partire. Mentre però ci sono alcune volte dove lei non si accorge e gli fanno lo stesso le abduction, ma la PS non si accorge, quindi lei non ha il dolore e non ha neanche i ricordi. Va bene. La disgregazione familiare l'abbiamo vista. Sì. Lei si chiede perché, e ricollegandosi anche al suo lavoro, perché il femminile in queste ere, in queste epoche in cui viviamo, è schiacciato, non si risveglia. C'è una causa esoterica? Allora, diciamo che è la sua percezione molto enfatizzata da quella rottura, da quella frattura
che ha avuto in quella vita là, dove c'è stata la separazione col maschile. Ok, Mm, quindi lei in maniera particolare, in maniera enfatizzata, sente questo maschile preponderante. Ok, e quindi è una sua sensazione, è una sua vissuto proprio in questa vita, mhm. perché continua a rientrare in questo meccanismo proprio di separazione femminile-maschile, quindi maschile è azione e quindi probabilmente quello che lei sente è, è il femminile che è meno, lo sente meno, ma semplicemente perché mh, lei non li sente che viaggiano all'unisono, ok? E quindi il maschile è azione e il femminile invece è reazione, quindi accoglienza, e quindi lei lo sente parecchio, lo sente di più rispetto agli altri. E il tantra che lei insegna? Allora, l'unica cosa deve imparare a schermarsi, perché sennò tutto quello che lei fa, che va benissimo perché le vibrazioni sono alte, quello che insegna a fare eh, è molto utile per le persone. Però deve imparare a schermarsi perché sennò dopo le ciucciano tutto quello che lei produce, ok, durante le Ok, action. facciamo un Un'altra esempio. cosa, Sì, 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 un'altra sì, sì, sì. cosa, mentre lei lavora, sarebbe importante che lei non tocchi le persone, perché altrimenti lì apre dei canali incredibili e non va bene. Cioè, se lei dà Tu, informazioni e insegna agli altri a fare, ok, ma tu non deve... insegni Laura, no? Sì. infatti, Tu sì, le sì. tocchi, le persone? No. Ok. Oh, ok, ecco. Come schermarsi? Prontuario proprio. Mm, Almeno nel suo caso, perché poi non c'è una ricetta. A eh, me eh, spesso eh. chiedono, anche dopo una sessione di clienti, come mi schermo. Pronto? Non c'è un modo. Mm, non ti ho Oggi mi hanno sentito, scritto, sai. uso... Sì, mi senti? Adesso sì, ma non Oggi ho mi sentito hanno la frase. scritto, dicevo, Mm, a volte mi chiedono come mi schermo. Oggi mi hanno chiesto con la fantasia, come se fosse denigrante, no? Come se fosse quindi un'invenzione, non è vera. E io ho risposto sì, certo, con la fantasia, che è uno degli elementi più creatori in assoluto, la eh, fantasia. perché è la Non realtà. è che la fantasia è fantasia e non è realtà, la fantasia è Figurati. realtà. Certo. È Mhm. una delle cose che ci distingue dal regno animale, che non hanno fantasia. No. Non è vero, in parte non è vero, non hanno, hanno l'istinto gli animali. In realtà, non so, c'è un animale misterioso, è il polipo, no? La piovra, il Mm, polipo, che ha un istinto, ma ha anche una ampia gamma di cose che si possibilità, inventa. tipo. Ma sì, ma se le inventa, si inventa le cose, ha dei lampi di genio per, non so, mimetizzarsi, per creare delle forme di difesa nuove, per scappare da un posto in cui è stato catturato e messo. Mm, È geniale, è mm, assolutamente mm, mm. geniale. Sì. All'uomo è in particolar modo dotato di fantasia. In che modo Laura può difendersi, schermarsi nel lavoro? Mm. Beh, io posso fare questo esempio. Può crearsi. Lei diceva che non sente però a livello di immaginazione può creare questa cosa. Allora, innanzitutto, una cosa utile può essere, prima di iniziare una lezione, quando insegna, è immaginarsi in una enorme bolla viola, Mhm. ok? Quindi proprio crearla e poi colorarla di viola con lei dentro e poi appena prima di iniziare a insegnare, lavarsi le mani con l'acqua fredda, Mm. ok? Poi fa lezione e dopodiché, finita la lezione, rilavarsi le mani con l'acqua fredda. Perché? Fredda perché lavarsi le mani. Non so, ti dico quello che mi viene, è come se il fatto che sia fredda
fa una differenza di potenziale vibrazionale che fa tipo uno schermo. Mm. Ok, le mani sono la parte più ricettiva e sensibile, no? Mhm. Rispetto all'esterno, e quindi questo fa sì che si schermi con l'acqua, e dopo che ci sono tutte le energie intorno che possono essersi, diciamo, avvicinate alla sua sensibilità, di nuovo lava con le mani fredde, così le stacca da sé per quelle che possono essersi avvicinate e attaccate. Mhm. Ok. C'è qualche cliente che le ha portato qualche interferenza? Allora, vedo che alcune che hanno un'interferenza simile alla sua, cioè che è sempre un'interferenza, diciamo che vibra alla stessa sua vibrazione in quel momento, ok? Alla stessa vibrazione dell'interferenza che lei ha. Cioè lei ha delle interferenze, ok? Che possono agire a una certa vibrazione che è propria di quell'interferenza lì. Le persone che vibrano con la stessa interferenza possono aumentare la sua interferenza in quel momento. Lei se ne può accorgere può essere momenti in cui è più stanca, si accorge che magari dopo una lezione o che ha una stanchezza particolare che non ha sempre, e magari dorme male, oppure mi è venuta così adesso, mi è arrivata questa intuizione, vedo che Mm. magari perde oggetti dalle mani. Mhm. Questi sono i segnali un po' della sua PS. Ehm, Oppure perde il filo, cioè dice una frase e a metà si ferma. Mhm. Sono cose che mi arrivano adesso. Ehm, sì, e soprattutto c'è la stanchezza e lei se ne accorge, ma nonostante la stanchezza dorme male. Spesso coincide con quel ricordo di quel sogno che fa dove è in pericolo di vita. Ecco, queste cose qua. Va bene. E veniamo a Tot, chiamalo. Mhm. Lei ne ha parlato, riferendo delle tavole smeraldine in cui si parla dell'Apocalisse e dei 144.000 guerrieri di luce. Io non ne so assolutamente niente, è meglio così. Neanche. Lei si chiede, non so per quale motivo, comunque, se questi 144.000 guerrieri di luce, che quindi sono molto bravi, molto belli e molto fighi, siano in un Cinivac, che in realtà sono molti di più. Sì, Chiamiamo assolutamente. Tot, perché Mhm. questo è il libro di Tot, o comunque è un personaggio che ha a che fare con questa storia. Mhm. È arrivato già prima. Si impersonifica, lo vedo personificato in un umanoide, no? Quindi in forma di uomo, eh, col petto e le braccia muscolose. Mhm. Ha in mano una specie di scettro, con cui fa una mega nuvola sopra di sé, no? Tipo pronto a mandare una tempesta. Mm. Chi è? Un uomo primo, un Elohim, un Ah, uomo, ok. un Sì, sì. dio, uno Mm. scemo. No, no, è un Elohim. È uno degli Elohim che io vedo, cioè quando vado a vedere vedo questi quattro qua, e lui è uno di quelli. Ok. Mhm. APS? No? Ruba le PS degli altri, prende l'energia dalle PS degli Sì. uomini. Ma adesso è tanto famoso, ci sono tanti che credono in Tot.
Beh, tutto? una buona parte. Diciamo Una che buona parte? sì, però rispetto ad altri meno, è meno seguito rispetto ad altri. Ci sono Ok. alcuni che Quanti sono i suoi discepoli? cin- 50 milioni. Ah, di quali paesi nel mondo? Eh, allora, vedo una concentrazione cospicua in Germania, Ah, Francia e Spagna, un po' Italia, Canada, Nord America. Ma in che ambiti? Heavy New Age. metal, new age, No, New Age. fumetti, fantasy, cose così? Sì, quello sì, è un aspetto un po' meno spirituale però lì. È sempre, lo chiamano comunque, però. DNA di tot, eterico. Allora, Elohim più una parte mantide. Basta. Mm, Vibrazione e, e- esterna. 15.000. 15.000? Mm, Laura vibra a 7,5 miliardi, quindi è una mhm, tottina, una tottona. mhm. Sorry. Cioè, è molto più potente di Tot. Sì, Solo Laura. sì, 15.000? Non mm. so, Ma le vibrazioni sono, cioè, io quando vedo, migliaia di volte di più. sì, 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 ma vibrano basso, eh. Cioè, almeno io vedo più Cosa sono le tavole profonda. smeraldine? Eh, la potrei, mm, come se fosse un libro più esoterico, più spirituale, reso un po' più spirituale, quindi un po' più ehm, appunto New Age, un po' più alternativo rispetto alla classica Bibbia, ecco, no? Quindi, cioè, non dice le stesse cose della Bibbia, ma è come se ti racconta quello che è successo e quello che dovrà succedere secondo appunto un'altra storia, no? Ma tu lo Un'altra conosci o favola. lo stai vedendo Oh, no, lo adesso? sto vedendo adesso, non so neanche proprio mai sentita, neanche tavole smeraldine né niente. Ma come lo Vedo, stai vedendo? vedo, ehm, vedo come delle scritte, vedo come dei fogli eterici, direi, perché non vedo la carta, no? È come se ci fosse un bordo, che può essere un mega poster, ok? Ripetuto, cioè ce ne sono tanti, 50 tipo, e scendono come se ci fossero delle scritte, però sotto forma di codice, vedo delle forme tipo esagoni, quadrati, che sono le informazioni, no? Delle righe così, eh, che sono tradotte in linguaggio della Matrix, della Terra, terrestre. In eterico appare così. Va bene. E dal punto in cui ti trovi, cos'è il Tantra? Come definizione? Come definizione è la traduzione della vibrazione dell'energia sessuale. Ok, quindi il movimento è, diciamo, una disciplina, boh, non so, tipo ti spiega come muovere
la vibrazione per renderla, la vibrazione sessuale, dell'energia sessuale, per renderla armonica. Armonica e quindi armonica per la persona e per le persone. E tu lo stai vedendo adesso? Sì, adesso sto vedendo questa cosa. Aspetta che sono arrivati i nostri amici. Mhm. Soliti militari. Tu l'hai Mm? sentito con te? Sì, Sono da te, li ho quindi? visti, sì, 3. Ok. Ma i momenti in cui questi arrivano hanno un significato o vengono per caso? Cioè, perché stai parlando del Tantra, vengono? Sì, è come Ok. se avessero, eh, come se Perché, recepissero delle parole precise. perché l'energia sessuale Ehm, è ehm, ancora un mistero. allora, diciamo che è una parte. Allora, io vedo questa, quando visualizzo, diciamo, l'energia mm, vitale, quella della vita vera, no? Quindi la forza, quella che mette, che è essenziale per essere completamente centrati e quindi invincibili, tra virgolette, ok? Mm? Quindi pronti, l'ideale, pronti con la massima consapevolezza e evoluzione per tornare alla sorgente, ok? Mm, mhm. Ehm, una parte di questa è proprio consapevolizzare l'energia sessuale ideale. Ok, quindi questa armonia con l'altra persona, ok, perché c'è la propria parte, ok, che ha una certa consapevolezza e evoluzione, quindi che la vedo in mm, sentirsi liberi di essere completamente se stessi, nel senso liberi senza inibizioni in quel momento, intendo, quindi liberi di lasciarsi completamente andare, di essere se stessi, di non avere pensieri ehm, che possono limitare questa libertà, ok? Quindi tabù o cose che ci vengono insegnate, che vengono inculcate dalla società, ok? Quindi quando tu arrivi a raggiungere questa libertà durante la tua libertà durante l'atto sessuale, hai raggiunto la tua massima consapevolezza per quanto riguarda la tua energia sessuale individuale, ok? Mhm. Quando questo coincide perfettamente con l'altra persona, quindi Mhm. anche l'altra persona è completamente libera di essere se stessa e tu sei libera e si è liberi insieme, allora è la parte dell'energia sessuale di tutta la forza vitale, ok, ha raggiunto la sua massima consapevolezza ed evoluzione. Ed è un'esperienza essenziale di questa forza vitale che serve poi per tornare alla sorgente. Quindi quella parte lì di consapevolezza deve essere raggiunta. Va bene. Ok? Va bene, il disincarnato è tua madre, giusto Laura? Chiamiamola. Mhm. Mhm. Ti dico. Dimmi chi. Ok, è arrivata è vestita con quei vestiti spagnoli del flamenco, ecco, non mi veniva. Mi dice che a lei è sempre piaciuto ballare, che in vita ha ballato ma avrebbe voluto ballare di più. E quindi adesso è in questa energia, no? Quindi questa energia del ballo, lei piace ballare, è sempre piaciuto ballare, quindi si è arrivata così. Tua madre Laura ballava? Amava il ballo? No. Ok. Questa quindi è una vita, cioè un desiderio di questa Mm. vita passata o di altre? Eh,
Probabilmente era una ballerina di flamenco in una vita. Mm, E in questa vita era- era quella di madre di Laura, era segretamente, come sì, dire, spinta verso il disinibita. ballo, Sì, ma non ha no, potuto. Ah, completamente disinibita questa parte. Cioè inibita, scusa. inibita. Sbagliato, sì, inibita. Ok, vuole dire qualcosa alla figlia? Mm. E dice di essere tranquilla, di rilassarsi, mm, che là appunto è tutto diverso e quindi tutti i suoi cercare di tenere i pezzi insieme, di avere tutto sotto controllo, fanno solo che lei sia più bloccata, ma non è un reale bisogno o necessità. Ecco, quindi, Ma la madre è interferita? ehm, ehm, è come se avesse un carico di memoria è come se la portasse indietro. Sì, si Mm. può chiamare interferenza, ma non vedo proprio una forma, cioè vedo più una cosa energetica che la tira indietro, come se le volesse far ripetere delle vite, il carico Mm. che ha, ecco. Va bene, apriamo il portale aureo, salutiamo la Mm? madre e se vuole, ovviamente, può andare attraverso di esso, dove si spoglierà, come dire, di tutte le sue interferenze, di tutti i suoi costumi, delle varie vite e interpretazioni che ha avuto, in questo caso essenzialmente di madre di Mhm. due figlie, giusto? O altri figli, o due figli. Ecco, descrivimelo Ok. questa dismissione di un costume. Mm. Stavo proprio guardando quello perché è interessante, no? Ehm, Viene proprio tolto. Quindi, allora, è come se con un costume, il disincarnato, un vestito, il disincarnato appare come se fosse vivo, ok? Quindi Mhm, vedi il colore della pelle, vedi tutte le forme, vedi le rughe, vedi. Nel momento in cui toglie un vestito, rimane una sagoma umana di colore mhm, azzurro. mhm. Per E si dire un po'. spogliano proprio di un guscio, Sì, come quei costumi di lattice, non so, per trasformare un attore Eddie Murphy in quel film dove diventa signora anziana un po' in carne, uomo un po' in carne, uomo più alto, uomo più basso. Sono dei sì. costumi molto particolari, dei guscioni in cui loro scivolano Mm. e che permettono di avere, non so, un seno molto importante, delle gambe, che ne so, professore Matto, no? Mi viene in mente. Qualcosa del genere. Escono da un guscio carne, che Sì, poi in sì, questo caso non è proprio, carne. no, infatti, vedo proprio che cade, no, il costume, tutto, quindi anche i capelli, no, tutto cade giù e rimane questa sagoma umana azzurrina, azzurro più scuro, diciamo il bordo più accentuato e più chiaro all'interno. Va bene, la salutiamo e la facciamo Mhm, andare attraverso il portale aureo. mhm. Ok, Ok, chiudiamolo. sì, E chiuso. prima delle battute finali, della fase finale importantissima di Laura, ho visto che Tot, nelle varie mitologie, è anche nell'epoca egizia uno di quei dei con la testa di animale, in questo caso di ibis, airone, uccello, con un viso Mhm. molto sottile, di profilo sempre. Ha a che fare con il nostro amico Tot, questo o no? Tra l'altro vorrei dire, Laura, dove c'è Egitto,
lascia proprio perdere, Sì, perché infatti. c'è di Egitto. Tanta di quella che c'è Mm, mm, oggi mm. viene tutta da lì. E tutti, praticamente nessuno escluso, da quello che ha avuto 250 vite a quello che ne ha avuto 5.900, tutti abbiamo delle vite in Egitto, tutti. Mm. È assolutamente un passaggio fondamentale. Quello che vedo io è tipo la partenza, nel senso che in quella zona lì sono arrivati i quattro Elohim, hanno fatto le quattro zone, più o meno Egitto, Siria, quei Quali sono i posti lì. quattro? Il cane, l'uccello, il falco Mm? e... boh, manco mi ricordo. E Aspetta, Ra, è il sole. mm. Ah, ecco, ok, sì. Ancora, aspetta, che vanno via di nuovo. Che vanno via. Mm. Chiamali, chiamali, venghino, signori, venghino. Ok, sono quattro. Chi sono? Tot? Allora, Tot, eh, sì, Ra, Horus. Allora, mi viene Vishnu che non è cioè Vishnu è il nome indiano. Boh, no, non mi viene il nome. Vabbè, è Vishnu che, oddio, Ok, è Vishnu ma dopo, prima era, vabbè. vabbè. Un ad eternum a tutti e quattro. Ecco, 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 ecco. Un ad eternum a tutti e quattro in bocca. Tipo mela che si mette nella bocca del maiale, poverino, ai banchetti nei Mhm. castelli di una volta. E non ti dico dove andava la carota. Mm. Dai Laura, fatela una risata. Dai. Che bisogna ridere. Se ridi alzi le frequenze e se alzi le frequenze questi sono fottuti, completamente fottuti proprio. Quindi con una grande risata Mhm. chiediamo a Laura se vuole andare al cluster. Mhm. Sì, Ci vuole andare? Ok, sì, ci porta lei. sì. Ok. Allora, ci sono tipo vedo come se fossero tutti delle mensole con delle gambe che Mm. rialzate, e ogni mensola è una vita e ha forma di vassoio, però, ok? E sul vassoio per ogni vita ci sono dei calici, ogni calice rappresenta un contratto. Ok, via tutto. Vuole? Sì, sì, sta per portare definitivo. Vedi, la vedi decisa? Sì, sì, sì. Aspetta il nostro ok, diciamo, però poi quando lo fa veloce. Ok. Ok, Il nostro ho ok c'è chiuso. sempre. Lei può Mm, fare quello che vuole perché tutto dipende da lei. Noi abbiamo operato in sua vece, ma non adesso. Adesso abbiamo smesso. Cioè, se vedi che fa delle cose giuste, non intervenire. Se si abbraccia l'avatar, no, fermala. no, certo. Mettiamo un ad eternum qui Mhm. nel cluster. Ha tolto tutto, no? Sì, sì. Sta Ok. facendo ha fatto l'Eternum. Mettiamone uno Mhm, e andiamo all'avatar. mhm. Che c'è? Mi fa morire questi avatar, tutte le volte cercano di camuffarsi e questo qua è vestito da gangster con una sigaretta in mano. Perché? Per intimorirci? Sì, sì. Vabbè, Ma più via. che altro Laura, è rivolto verso Laura. E Laura che fa? Si intimorisce? No, Lei che sa creare un ad eternum, che è una cosa pazzesca saperlo creare, averne la possibilità, perché l'avatar può attaccarsi al tram,
L'avatar non Mhm. esiste, l'avatar è un fantoccio in una finzione, quindi non ve lo devo spiegare. Quindi lei può creare una ad eternum Mhm. e lui che fa? Allora, è sparito tutto il vestito e non ho mai vista questa cosa. È sparito tutto il vestito Mhm. ed è come se ci fosse solo il pupazzo di legno, no? Il computer, però è tutto immobile. Il computer spento, lui immobile lì. Cioè, come se fosse spento tutto. Via tutto. Mhm. Dimmi quando Ok, l'ha fatto e ho quando ha chiuso creato una ad adesso il eternum a portale. guardia. Ah, creato Mhm. una ad eternum a guardia, messa a guardia Sì, del suo avatar. sì, sì. Sì? Ok. Altri 5, uno nel corpo fisico, uno nel corpo mentale di Laura, uno nel corpo emozionale, uno nel corpo eterico e uno nel corpo subliminale. E dopo che l'ha Mm, fatto mi dici se esiste ancora una qualche influenza di Tot, di qualunque tipo. no, Il grigio, il ragno, no, ma soprattutto il no, caprino, le no, abduction, EDL o gli EDL, le tre entità mentali no, e la frattura. no. Eh, quella vita là esiste ancora, ma è come se loro si sono potuti avvicinare al bordo e si sono presi la mano. Ok, quindi non c'è più nulla. Nuova frequenza di Laura. 100 miliardi. Mazza. Nuova Mm, consapevolezza. 182. PSPE. 65, 35. Vite precedenti. 1237. Cervello. 9,5. Ok, non tanto. Ci sono delle tecniche che per aumentare la percentuale di utilizzo del cervello, nel caso di Laura, si possono adottare? Allora, mi dice di usare, prendere una palla, proprio fisicamente prendere una pallina, leggera però, ok? E allora, con questa pallina vedo questa scena, vedo tipo dove lei lavora. Mi dice che è lo studio dove lei lavora quando è da sola, tutti i giorni, possibilmente, prendere un cartone grosso, tipo boh, un cartone grosso da mettere davanti a sé, prendere una pallina leggera e con un colore a tempera, Mhm. ok, intingere questa pallina del colore a tempera e farla rotolare sul cartone, ok? Ehm, Mi dice che è come se fosse la strada che lei deve seguire per portare a termine il progetto che sta facendo in quel momento, quindi un obiettivo, no? Che so, Che ne- cambiare casa, Ecco, boh, eh, mm. ok, Avere quindi più clienti. mhm.
Ok, quindi lei tutti i giorni con questa pallina fa questo esercizio qua. Mentre fa l'esercizio visualizza una vibrazione, ok? Un valore di vibrazione e mentre lo fa aumenta il valore di vibrazione. Ok, quindi la PS dice come se lei nella concretezza mentre dice di alzare le vibrazioni è come se nella strada che ci vuole per andare a comprare casa nuova, mette quelle vibrazioni lì nella strada, no? Mhm, mhm. Nel percorso da fare. Noto che per aumentare la PS suggerisce sempre qualcosa nella Matrix di Sì, fisico, non dice mai pensa, ragiona, che ne so, ma fai un qualcosa, sì, no? Cammina nella natura, creati un percorso, sì. metti boh, dei bicchieri per terra a forma di percorso, Mm, no? mm, mm, mm. A forma di path. Sì. Spesso Interessante. poi Un'altra cosa che ho vedo la notato, strada, no? Cioè mhm, indica una via o una striscia, una riga, quindi come se tu metti proprio nella Matrix la strada da seguire. E poi un'altra cosa è di farla cioè tutti i giorni possibilmente, no? È come se poi mhm. diventasse automatico, come un kata, no? Sai quando si imparano i kata nelle arti marziali, è un po' la stessa cosa, quindi allenare Ok. proprio. Mm. Mhm. Dicevi un'altra cosa E che hai un'altra cosa che ho notato? notato, che i vari valori finali possono cambiare parecchio, notevolmente, tutti, tranne la consapevolezza. Mm, La mm, 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 consapevolezza, arriva al massimo a un 200-250. mm, 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 mm. Sì, perché la consapevolezza è l'arrivo, il punto di arrivo dell'esperienza. Mm, Quindi tu fai delle azioni, cioè hai idea, hai capito com'è il meccanismo, hai capito la direzione, facendo la direzione arrivi alla fine dell'esperienza e lì hai consapevolizzato tutto, no? Quindi è il primo pezzo, sei un po' più consapevole adesso alcune cose, poi facendo pulizia alcune esperienze si chiudono, quindi aumenta sì la mhm. consapevolezza, ma non è che schizza, perché è proprio la parte finale dell'esperienza. Va bene. Come vedi, Laura? Mm, La vedo, la vedo bene, la vedo. ehm, allora, lei la vedo raggiante, no? Con questo fisico che emana eh, serenità, eh, vedo che ha voglia di fare, entusiasmo, ecco, ok. E la vedo con questa grossa Mm, collana che va fino qua, con tante mhm, perle, cioè sono tante palline colorate rosse e verdi, fino qua. mhm. È una collana Sferette. importante, sì, importante per lei, nel senso, la vedo grossa Ok. rispetto Ah, importante come dimensione. come dimensioni, sì. Mm, mm. Ok. La vedi bene? Sì, 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 sì. Con queste nuove condizioni, tot come è messo? Boh, lo vedo Lontano. lontano, sì, Con girato da queste nuove un'altra parte. condizioni, le questioni di immobili che immagino siano legate all'eredità di Laura, come sono messe? Ah, vedo che adesso è libera si libera tutto. Lei però la cosa che non deve fare è riagganciarsi al ricordo della scusate, riagganciarsi al ricordo di com'era di come erano i rapporti, no? Quindi se la situazione con sua sorella non è
non si sistema, lei la deve prendere in maniera neutra, cioè è un problema suo, io vado avanti per la mia strada, no? Quindi in maniera neutra, senza farsi prendere all'emozione, perché sennò ricomincia il meccanismo. Perché una cosa Mhm. fondamentale è che i ricordi, che se uno torna a agganciarsi ai ricordi, può riaprire delle porte per essere interferiti di nuovo. Certo. Va bene, abbiamo finito. Sei pronta a tornare, Elena? Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.